Allora, abbiamo detto Romani capitolo 5, versetto 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Allora, la condizione umana l'abbiamo detto, qual è? Peccato e morte. Noi non abbiamo fatto niente, ma abbiamo ereditato da Adamo, purtroppo, questa maledizione spirituale che affetta anche lo fisico, perché prima non c'era morte, non c'era la morte, prima del peccato non c'era la morte. Infatti se voi leggete per esempio in Genesi vedrete che gli uomini dopo Adamo vivevano fino a quasi 1000 anni. Perché? Perché il corpo era progettato per vivere in eterno. E pur che il peccato era entrato, doveva passare quasi 10 secoli per morire. E l'uomo doveva vivere vivevano quasi 800-900 anni all'inizio. Perciò che Dio non aveva pensato alla possibilità che l'uomo morisse. Dio aveva pensato nella vita a lungo termine. Invece la morte ha prodotto, il peccato ha prodotto la morte, le malattie, la povertà, le sofferenze, tutto il risultato del peccato. Allora, se tu credi, se tu sei umile, se tu sei intelligente, tu devi fare qualcosa. Tu devi dire, va bene, può darsi che sia così la mia condizione. Tu puoi dire sono sicuro o non lo sono 100%, ma se tu credi, almeno hai un po' di fede per credere che la tua condizione naturale è di peccato e di morte, allora tu devi fare qualche cosa. Tu devi credere nel Signore Gesù Cristo. Se tu riesci a infuocare il tuo cuore e la tua fede in Lui e lo fai con sincerità, non ti pentirai. Non ti pentirai, perché Dio non può scherzare. Se Dio ci ha dato Gesù Cristo, la porta di uscita, e uno entra per quella porta, sicuramente vivrà. Allora, se tu giustamente dici Gesù, io credo in te e non credo in nessun altro al di fuori di te, e nessun altro, e nessun uomo, e nessuna donna, e nessun filosofo, e nessun leader, soltanto Gesù. Dice la Scrittura che sarai giustificato per mezzo della fede, perché bisogna avere fede per credere. Se tu hai fede e tu dici Gesù, credi in te, il risultato sarà che tu sarai giustificato. Giustificato dunque per fede, avrai pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Perché? Perché Gesù Cristo, ha detto Giovanni Battista, è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Gesù Cristo è il nostro avvocato, dice prima Giovanni. Significa che soltanto Gesù ci può giustificare di fronte, davanti al giudice. D'accordo? Sì? Soltanto Lui. Ma tu puoi dire, ma io credo in Gesù. Ma tu credi come? In quale Gesù? Nel Gesù morto? Gesù sconfitto? Quel Gesù che ci hanno fatto vedere le braccia di Maria, tutto sofferente, sanguinante, e nel Gesù crocifisso? Quello non è il Gesù Cristo della parola. Il nostro Signore Gesù Cristo è in gloria. Lui siede alla destra del Padre, Lui è risorto al terzo giorno e è vivente. In Lui dobbiamo mettere la nostra fiducia. Ok, io ho finito praticamente e ti do un consiglio. Se tu hai creduto a queste parole e vuoi ricevere il dono di Dio
se vuoi ricevere la vita eterna, tu devi fare una sola cosa, e è accettare il Signore nel tuo cuore. Qua c'è una preghiera, se tu credi, tu puoi ripetere questa preghiera, se lo fai con fede, il Signore verrà alla tua vita e ti salverà. Questa preghiera dice così: Signore Gesù, io credo che tu sei il Figlio di Dio, credo che sei venuto sulla terra, credo che sei morto sulla croce, credo che hai versato il tuo sangue sulla croce per me, credo che sei risorto dai morti per la potenza di Dio Padre e ora sei seduto alla sua destra e credo che tornerai qui sulla terra. Signore Gesù, io vengo a te perché sono un peccatore, perdona i miei peccati, vieni nel mio cuore, salva la mia anima, lavami con il tuo sangue, ora ti do la mia vita, io mi arrendo a te Gesù, ed io confesso e ti riconosco Gesù Cristo mio Signore e Salvatore, e sono nato di nuovo. Amen. Se tu vuoi essere salvato, tu devi fare questa preghiera con fede. Se tu lo fai con tutto il cuore, il Signore accoglierà le tue parole e ti salverà. Dio vi benedica, sì? Questo è il consiglio della parola. Crediamo, sì? E muoviamoci, perché se noi lo facciamo riceveremo la ricompensa. Dio vi benedica, alla prossima.